Buongiorno a tutti, oggi preparo una mia specialità, una torta che ora vi farò vedere come la faccio. Mi occorre 300 g di farina, 150 g di burro, 100 g di zucchero, 4 tuorli d'uova, un cucchiaio di lievito per dolci, un pizzico di sale. Per l'impasto, per il ripieno 200 g di amaretti, 300 g di mandorle, 4 albumi, 125 g di zucchero a velo e 100 g di marmellata a piacere. Essenza di mandorla, 100 ml di vermouth. Inizio a preparare l'impasto. Setaccio la farina. Setaccio il cucchiaio di lievito per dolci ed ora aggiungo lo zucchero, metto il pizzico di sale, aggiungo il burro, mescolo un poco, ora aggiungo i tuorli. Ora impasto con le mani. Impastata bene su una carta da forno, metto un po' di farina, la stendo per fare la base. Una volta stesa con spessore di circa 2 mm, la metto in una forma in vetro di 24 cm di diametro con tutta la carta da forno. Facciamo aderire bene ai bordi. Elimino la parte in eccesso. Pronta la base, la metto nel frigo a riposare per mezz'ora. Intanto preparo il ripieno. Per prima cosa frullo le mandorle e gli amaretti. Ora inizio a preparare gli albumi che servono per le mandorle. Metto lo zucchero a velo e li faccio montare insieme. Gli albumi devono avere questo aspetto bello spumoso. Frullati gli amaretti e le mandorle, metto il vermouth negli amaretti e lo mischio. E lo lascio da parte. Ora negli albumi montati a neve metto le mandorle e mischio. Metto l'essenza di mandorla . Pronti tutti gli elementi, inizio a preparare la torta.
Inizio dalla marmellata, la vado a mettere sul fondo, si può mettere qualsiasi marmellata, la distribuisco bene. Io ho messo marmellata di more e marmellata di pesche mischiata. Lascio un cucchiaio di marmellata, così utilizzo l'impasto rimasto. Ora metto gli amaretti e li distribuisco bene. Lascio questo poco per fare quel piccolo impasto che è rimasto. Finiti di mettere gli amaretti, ora metto con una sacca a poche l'impasto con le mandorle e gli albumi. Distribuisco per tutta la superficie. La vado ad infornare in forno caldo e statico a 160 per un'ora con l'impasto eccedente. Preparo una tortina piccola, eccola cotta, metto un po' di zucchero a velo sopra e la taglio. Pronta da gustare, grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.